Progettata in California, costruita in Cina. Questa è la Engui EP2 Pro, una fat bike in grado di raggiungere, forse superare, ma lo scopriremo più avanti, i 60 km/h. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed oggi siamo qui con questa nuova potentissima fat bike. Sono davvero innamorato di queste bici elettriche. Vi anticipo già che il colore che ho scelto è davvero particolare. Siete curiosi? Io tantissimo. Iniziamo! Dov'è il taglierino? Eccolo qui. Prima di iniziare però vi faccio notare la solita cura con cui i corrieri italiani trasportano i nostri pacchi. Un po' di forza brutta e ci siamo riusciti. Voilà, che spettacolo! Ed eccola qui, la intravedete, è un po' piegata, un po' smontata, ma il suo colore è arancione, sì, arancione come il mio taglierino, secondo me spettacolare. Ok, diamoci da fare e iniziamo a tirare fuori tutto quello che possiamo. Un kit di manutenzione, i due pedali ovviamente che possono essere avvitati e svitati, il manuale di istruzioni che sembra anche abbastanza corposo e ben fatto, una piccola confezione al cui interno penso che sia presente appunto il caricabatterie. Dimensioni davvero importanti, abbiamo anche una ventola di raffreddamento interna in quanto deve ricaricare una batteria da 48 volt 12.8 ampere. E ovviamente non manca tanto ma tanto polistirolo per proteggere questa bici, tra l'altro imballata davvero molto bene. Ma vediamo se la palestra è servita e proviamo a tirarla fuori, se trovo un punto da cui prenderla. Ok, ecco come si presenta la Engui EP2 Pro una volta tirata fuori dalla confezione, piegata su se stessa, quindi facilmente trasportabile anche magari per un viaggio, una gita fuori porta, ma non fatevi ingannare dall'apparenza, abbiamo un motore da ben 750 watt. Tra l'altro vi faccio notare un dettaglio molto gradito, la ruota anteriore è già montata, quindi il freno a disco sarà già registrato e non abbiamo quindi il rischio che la forcella anteriore possa piegarsi durante il trasporto, magari a causa di una botta, cosa che purtroppo mi è accaduta in passato con un'altra bici elettrica. Detto questo, continuiamo lo spacchettamento. Sono sempre molto curioso di scoprire il sellino di queste bici, se è comodo o meno. In questo caso abbiamo un bel sellino imbottito che sembra davvero comodissimo. Non abbiamo purtroppo un ammortizzatore posteriore, in compenso però la sella è ammortizzata. Opla! Ecco fatto! Sia il manubrio che la sella sono regolabili in altezza e questa è una bella comodità. Ok, dovremmo quasi esserci, manca giusto il manubrio da andare ad inserire nella sua guida, se ci riusciamo. Ecco fatto, tiriamolo su, perfetto. Ed eccola qui ragazzi, ho appena finito di montarla, di assemblarla, ma è stato davvero molto semplice e secondo me è davvero bellissima. Vediamola più nei dettagli. Abbiamo delle ruote fat, come volete dirlo, comunque da 20 pollici con spalla di 4, abbiamo dei cateri frangenti sulle ruote che è sempre meglio averli che non averli, la forcella ammortizzata anteriore che può essere bloccata e sbloccata, un bel faro LED anteriore molto potente, il manubrio regolabile in altezza e va davvero molto in alto, va bene anche per persone oltre i 2 metri penso senza nessun tipo di problema. La doppia chiave, una è di riserva quindi conservatela, vi servirà per accendere la bici, qui c'è la batteria, può essere anche rimossa e caricata separatamente. Abbiamo un portapacchi nella parte posteriore che è molto comodo anch'esso. Il sellino è regolabile in altezza ed è ammortizzato, purtroppo con un piccolo danno forse durante il trasporto, ma vabbè, poca roba, facilmente risolvibile. Nella parte posteriore abbiamo lo stop che funziona sincronizzato con il freno. Il cambio è Shimano, penso a 7 velocità, vediamo se ho ragione, infatti
ecco qui 7 velocità. Molto carina la grafica del computer di bordo, che magari scopriremo nella seconda parte di questa video recensione. Purtroppo si sono persi con il campanello tradizionale, tutta elettronica, mi fate il campanello così, ma vabbè dai, poca roba. Tasto d'accensione, possiamo muoverci nel menu tramite questi tasti, abbiamo 5 livelli di assistenza, abbiamo la possibilità ovviamente di spegnere e accendere la bici, il tasto per attivare e disattivare, il faro LED anteriore, invece quello posteriore resta sempre acceso, invece il tastino qui sopra serve per muoverci nei vari trip parziali e totali. Ben fatta, comoda, belle le manopole, molto ergonomiche. I freni sono marchiati Wixing, 2 freni a disco, sembrano mordere abbastanza bene, ma lo scopriremo poi nella prova su strada. Il telaio è interamente in alluminio, nemmeno troppo pesante, siamo attorno ai 20 kg, abbiamo una maniglia per trasportare la bici, però ora voglio mostrarvi la velocità che può raggiungere la bici nello stato in cui vi arriva a casa, quindi bloccata. Siamo ben oltre i 42 km/h utilizzando l'acceleratore. Bello il disegno dei pedali, che possono essere anche chiusi e aperti per facilitarne il trasporto. Stavo dimenticando un altro dettaglio assolutamente non banale, ovvero i parafanghi. Ce ne sono 2 sia sulla ruota anteriore che posteriore e ci evitano un po' di schizzi. Bene ragazzi, e questo è stato l'unboxing più un primo sguardo alla Engui EP2 Pro, una bici elettrica, anzi una fat bike elettrica davvero molto interessante, che sono molto curioso di provare su strada. A chi la consiglierei? Beh, sicuramente a chi cerca una bici che sia comoda e regolabile in altezza per quanto riguarda sia il sellino sia il manubrio. È davvero difficile riuscire a trovare una bici di questo tipo con il manubrio regolabile in altezza. Ora però parliamo di prezzi. Quanto costa questa bici elettrica? Beh, acquistandola dal sito ufficiale della Engui, come ho fatto io, la pagherete utilizzando il mio link e coupon che vi lascio qui sotto in descrizione video e sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, poco meno di 1500 euro. Sì, sicuramente qualcuno dirà che è un prezzo esagerato, ma provate voi a cercare, a trovare una fat bike di questo tipo in un negozio italiano europeo a questo prezzo, è praticamente impossibile. Bene, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questa bella fat bike elettrica. Vi piace? Non vi piace? L'acquistereste oppure no? Beh, parliamone qui sotto nei commenti e ditemi, vi piace questo colore arancione? Io personalmente lo adoro. Beh, ci vediamo qui sotto nei commenti, se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video vi è piaciuto almeno un pochino così, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi quindi che questo è davvero tutto. Io ora monto in sella e vado a fare un bel giro. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su Addictions to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!